In questa lezione prepareremo le patate fritte all'olandese. Gioco in casa. Ricche, croccanti, perfette. Innanzitutto servono le patate olandesi. Varietà vince. Patata, una via di mezzo tra una pasta gialla e una pasta bianca, pasta gialla. Cresce esclusivamente nella zona delle Fiandre, Alta Francia, Belgio e hanno questa particolarità che sono le patate per le patate fritte. Qui abbiamo già le nostre patate già pelate e messe a bagno, perché comunque il fatto del riposo nell'acqua per il rilascio dell'amido in eccesso è importante. Adesso noi le andremo a tagliare. Vedrete che le andremo a tagliare in un modo molto regolare, perché questo è uno dei motivi per i quali le patate fritte a volte non vengono bene tra le varie problematiche che hanno. Ma mi raccomando, gli scarti delle patate non si buttano, si fa un fondo di porro, si mettono tutti insieme, sale, pepe, panna e si fa una vicissuata di patate meravigliosa. Gli scarti li conservate, sempre in acqua, mi raccomando, e cominciate a tagliare delle fette regolari . Abbiamo le nostre patate, 1,5 per 1,5 più o meno. Andiamo a rifilare un attimo. E le andiamo a mettere in acqua perché devono continuare a rilasciare il loro amido. Di scarti ne avrete abbastanza per poter fare tranquillamente un'altra ricetta. Vedete anche proprio sul tagliere quanto amido hanno all'interno, si vede da questa parte bianca. Andiamo avanti a tagliare tutte le patate finché non abbiamo il quantitativo necessario. È importante il discorso del taglio proprio perché l'uniformità di taglio permette un'uniformità di cottura e questo serve in frittura per avere delle ottime patatine fritte. Le lasciamo a bagno nell'acqua almeno per una mezz'oretta in modo che rilascino tutto l'amido che hanno e poi le andremo a mettere ad asciugare, perché se rimane dell'acqua quando andate a metterle nella prima frittura, che avverrà a 165 gradi in olio di semi di girasole, rischierete purtroppo quello che accade quando l'acqua viene a contatto con l'olio bollente, cioè schizza e rischiate di farvi del male. Un'altra cosa importante è la seguente: mi raccomando, friggete poche patate alla volta. Per darvi una proporzione corretta, per dirvi quanto, per questo quantitativo di olio e per questa grandezza della padella, le andremo a friggere 2 volte. Cioè, queste patatine qua vengono fritte in 2 mandate perché deve essere abbondante l'olio di frittura. La prima frittura sta arrivando a temperatura 165 gradi,5. Il motivo per una perfetta frittura è il fatto che vengono cotte poco alla volta, per un semplice motivo, che lo sbalzo di temperatura è molto inferiore se friggete poche patate alla volta. Se ne friggete tante, la temperatura all'interno della pentola scenderà troppo. Andiamo a ricontrollare. Dovranno friggere per 5 minuti. Vedete, siamo intorno ai 156 gradi, quindi è sceso di 9 gradi e mezzo. Si vanno a muovere per fare in modo che non attacchino. La doppia frittura è necessaria per fare in modo che ci sia una parte esterna croccante e una parte interna morbida. Siamo praticamente pronti. Le nostre patatine hanno subito la loro prima frittura. Vedete che l'olio sta ritornando piano piano, non più con le bolle grandi ma ben distanziate. Le patatine sono tutte divise e già si sente una bella croccantezza. Ora noi le andiamo a togliere, scolare per bene e andiamo a mettere la seconda mandata. Abbiamo messo la seconda mandata di patatine dentro, andiamo a controllare
la temperatura. Ovviamente mettendo le patate fredde lo sbalzo di temperatura sarà forte, quindi per adesso siamo intorno ai 138 gradi. Ricordiamo che la prima frittura deve essere a 165 gradi. E anche queste 5 minuti. Come potete vedere, a un certo punto proprio sembra quasi che l'olio smetta di friggere. Le patate vanno tenute sempre in movimento per fare in modo che siano dorate nella maniera più uniforme. Sono passati 5 minuti, noi le scogliamo. La nostra prima frittura è andata. Adesso siamo arrivati alla seconda frittura. La seconda frittura, ed è per questo che sono le patate fatte all'olandese, viene fatta con il grasso di manzo. Come potete ottenere il grasso di manzo? La parte esterna, per dire dei rognoni, quella bella bianca, la andate a mettere in un sacchetto sottovuoto, la chiudete sottovuoto e andate a sciogliere quel grasso tra i 55 e i 60 gradi e poi lo andate a filtrare con un'etamina. Questo vi darà questo meraviglioso grasso bianco che vedete, che noi adesso stiamo sciogliendo all'interno dell'olio. Questo darà quell'inconfondibile sapore che un po' fa riconoscere le patate fritte olandesi dalle patate fritte, diciamo, normali, che sono appunto di struttura un po' più grande e con questo sapore veramente super intenso. Andiamo a controllare la temperatura. Siamo a 186 gradi. Abbassiamo un attimino e andiamo ovviamente in frittura. Vedete che le patatine sono diventate morbide. Qui, avendo aumentato il diametro della pentola, riusciamo a friggerle tutte. 3 minuti. Eccoci pronti per le nostre patate fritte originali. Mancano veramente solo pochi secondi. Come potete vedere, il colore è bello uniforme. L'odore, mi dispiace, non lo potete sentire, ma sono proprio quelle che si mangiano in Olanda e in Belgio. Sentite il rumore? Belle croccanti. E voilà, facciamo asciugare bene. Per farle asciugare meglio li cambiamo ancora una volta, però si sente proprio dal rumore che fanno che sono perfette. Andiamo a salare subito. Eet smakelijk. Buon appetito. Ecco a voi le patate fritte all'olandese. Vi aspetto nella prossima lezione con il purè alla robuchon. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.